Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, per quanto riguarda la playlist dell'exchange Gate.io, andiamo a vedere la nuova sezione che si chiama Copy Trading, ovviamente dopo la sigla. L'exchange Gate.io e questa volta andiamo ad esaminare la sezione Copy Trading. È una sezione relativamente nuova e per chi ama le rendite passive, consapevole anche del rischio che corre affidando dei fondi a terze parti, soprattutto affidandosi a copiare trader con tutti i rischi che ne concernono, andiamo a vedere come funziona questa nuova sezione. Nella home page, infatti, una volta che avete registrato l'account e verificato il KYC, potete cliccare in alto sulla sezione Copy Trading. Attualmente, come potete vedere in sovraimpressione nel momento in cui sto registrando il video, ci sono attive 898.567 strategie. Quindi per chi non sapesse che cos'è il copy trading, praticamente noi andiamo a copiare, a seconda dei parametri che poi andremo a vedere, un trader piuttosto che un altro e andremo veramente a copiare tutte le sue strategie, tutte le sue operazioni che fa sul mercato. Quindi andiamo a copiare sia i profitti ma anche le perdite, ovviamente in percentuale ai fondi che andiamo a destinare per quel trader. Per poter fare copy trading, ovviamente, come ho detto a inizio video, bisogna avere un account registrato e verificato. Inoltre bisogna andare a depositare almeno $100 di una qualsiasi valuta, come ad esempio USDT. Potete ovviamente depositare una qualsiasi altra criptovaluta, token all'interno dell'exchange e poi comunque vi conviene convertirlo in USDT. Come vedete nella home page del copy trading abbiamo le strategie generali, i migliori vincitori, quindi i migliori trader, i più copiati e la classifica top 10. Già questo ci può dare un aiuto, un'indicazione su chi potremo andare a copiare. Ovviamente cliccando a destra su visualizza più progetti possiamo aprire la schermata e vedere più dati possibili. Prima di continuare con il video ne approfitto per ricordarvi che Gate.io è anche partner di Atani, software completamente gratuito e non custodial che vi permetterà di fare trading con oltre 20 exchange, ma soprattutto una volta collegate tramite chiavi API di lettura i vostri exchange ad Atani, avere un rendiconto fiscale unico di tutti i vostri exchange in formato PDF. Per saperne di più cliccate sul link in sovraimpressione oppure in descrizione a questo video. Inoltre abbiamo la possibilità di scegliere alcuni parametri come ad esempio i mercati, possiamo mettere su tutte le valute oppure Ethereum USDT, BTC USDT, Gala USDT e così via. Possiamo scegliere il tipo di strategia, spot griglia, future, grid illimitato, margin grid, smart rebalance e custom strategy. Possiamo anche andare a selezionare i trader che sono all'interno della sezione copy trading da più tempo, da un giorno fino a oltre un mese. Possiamo andare a vedere anche il ritorno in percentuale, che questo è un ottimo dato per andare a vedere chi sta performando di più, oppure selezionare il trader. Se abbiamo già un nominativo possiamo andarlo a ricercare manualmente. Ogni volta che scegliamo un'impostazione dobbiamo cliccare per la ricerca. Andando a vedere un attimo alcuni dati, possiamo vedere che PT Cuba ha un ritorno del 102,44%, ma soprattutto andiamo a vedere il win rate. Anche questo è un dato molto importante, perché se andiamo a scegliere sì un trader che ha un buon ritorno ma un win rate basso, io lo escluderei a priori. Qua sotto ci fa vedere che cosa sta utilizzando come coppia, quindi Ethereum USDT, e cliccando sul trader andiamo a vedere alcune impostazioni. Andiamo a vedere il market Ethereum USDT, che cosa usa la leva 10 per long, il totale investimento, il ritorno totale. Andiamo a vedere un altro dato importante, il massimo drawdown che ha avuto da quando ha iniziato ad operare come trader, i numeri di trader, quantitativo di trader che ha effettuato da quando si è iscritto, la percentuale di win rate. Qua possiamo vedere i grafici, i guadagni cumulativi, le transazioni
e i record close, dove fanno vedere sia i guadagni ma soprattutto anche le perdite. E in basso possiamo vedere quando ha creato la sua strategia e da quanto tempo è attivo, in questo caso 140 giorni. Un altro dato da tenere in considerazione per vedere quanto è attivo all'interno di questa strategia è vedere il numero di trade. In questo momento, dal momento in cui sto registrando, ha effettuato 6.090 trade. Quindi ricapitolando che cosa possiamo vedere all'interno di questa home page, se andiamo a cliccare sul most copied, quindi sui più copiati, ma i dati li possiamo vedere anche sugli altri trader, possiamo vedere che PowPow ha un rate of return del 707% con un win rate del 47,73%, usa la custom strategy Solana USDT, ha effettuato 1766 operazioni e va long. Quindi già senza cliccare sul trader possiamo vedere tutti questi dati per avere a prima vista già una scrematura tra i trader che abbiamo sulla home page, e poi cliccando possiamo vedere tutti i dati che ci possono interessare per decidere se copiare o meno questo trader. Un altro dato interessante che possiamo utilizzare per scegliere o meno un trader, non tanto per quanto riguarda la sua abilità, ma quanto noi dobbiamo utilizzare dei nostri fondi per copiare quel trader che abbiamo deciso, perché ad esempio magari un trader si fa copiare con un importo troppo alto che non possiamo permetterci, mentre un altro con un importo più basso. Quindi le nostre operazioni, le nostre scelte, oltre alla qualità del trader, può andare anche verso il lato quanto possiamo investire e ovviamente quanto possiamo permetterci di perdere. Per fare ciò basta cliccare su copy, supponiamo di voler copiare sempre PitoCuba, clicchiamo su copy e si apre questa schermata e vediamo subito sotto la voce total investment che vediamo che non possiamo inserire meno di 100 USDT per copiare questo trader. Andremo a vedere poi questi parametri successivamente, non vi preoccupate. Ricliccando sull'utente noi possiamo anche andare a vedere le transazioni come abbiamo visto prima, che va anche a indicare la frequenza, perché noi possiamo vedere che lui ha tradato il 19, il 20, il 20, 22, 23, 24, 24, 26. Quindi cliccando sempre sul trader possiamo andare a vedere quanto è attivo all'interno della strategia. Ovviamente che cosa guadagna un trader a farsi copiare? Oltre ad avere i guadagni delle sue operazioni, ha il 5%, chiamiamole così, di fee da parte degli utenti che copiano la sua strategia. Quindi un utente più è bravo, più è copiato. Fate conto che il 5% su ogni utente che lo sta copiando è veramente un guadagno enorme nel lungo periodo, sempre se questo trader è bravo, per il trader in questione. Supponiamo di aver già identificato un trader da copiare. Io adesso vi sto facendo un esempio su PitoCuba, ma questo non vuol dire che lui è un grande trader. Mi raccomando, voi fate sempre le vostre ricerche all'interno di questa sezione con la dovuta accortezza e i dovuti parametri. Comunque supponiamo di voler copiare PitoCuba, clicchiamo su copy come abbiamo visto prima e si apre questa schermata. Vediamo per l'appunto il market. La leva, noi possiamo andare a impostare una leva fino al massimo di 10 per sulle operazioni e io ve la sconsiglio assolutamente. Nella voce sottostante andiamo a selezionare l'importo che vogliamo utilizzare per fare il trading. Importante, le sezioni sottostante, noi possiamo andare a impostare in percentuale il take profit o lo stop loss. Mi raccomando, anche se facciamo copy trading e quindi speriamo che il trader sia positivo e vogliamo copiare tutte le sue operazioni, per piacere utilizzate, se non il take profit, almeno lo stop loss, per evitare di farvi bruciare il meno possibile il vostro conto che state utilizzando per il copy trading, che già è rischioso dare i nostri fondi in gestione a terze parti, a persone comunque sconosciute, anche se sono dei trader più o meno bravi. Per favore utilizziamo tutte le opzioni che ci vengono date per proteggerci. Da notare che una volta che abbiamo inserito il take profit, lo stop loss e uno piuttosto che l'altro entra al mercato, quindi parte il take profit o lo stop loss, l'operazione per noi viene chiusa. Facoltativo, ma possiamo pur sempre inserirlo con una protezione in più, l'auto stop loss ratio, quindi possiamo andare a impostare una percentuale, ad esempio possiamo andare a impostare il 5%, 10%, dove in automatico, raggiunta quella percentuale, potrà partire l'auto stop loss ratio. Una volta che impostiamo tutti i parametri, clicchiamo su copia
e in automatico partirà il copy trading. La nostra operazione in copy sarà attiva nella parte sinistra della home page su My Strategy Active Strategy. Quindi aprendo questa schermata avrete la vostra strategia che state copiando. A destra avrete 3 puntini dove potrete stoppare in qualsiasi momento la vostra strategia. Attenzione, perché una volta che copiate un trader, in automatico copiate l'apertura della strategia, ma se il trader chiude l'operazione può capitare che non vi chiuda il copy. Quindi in questo caso è importante, ma è importante in ogni caso, mettere sempre lo stop loss e il take profit e ogni tanto andare a monitorare cosa sta succedendo all'interno del vostro copy trade e decidere più o meno in autonomia quando chiudere l'operazione. Però vi ripeto, quando andate a copiare un trade, l'apertura la copia automaticamente, la chiusura del trade non è detto che venga copiata. Quindi per questo è importante mettere un take profit e uno stop loss e monitorare la vostra strategia che state copiando e nel caso andarla a chiudere manualmente. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Se decidete di utilizzare il copy trading su Gate.io o su qualsiasi altro exchange o piattaforma, mi raccomando, inserite sempre lo stop loss e il take profit e utilizzate delle strategie per proteggere i vostri fondi. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, a lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e se avete domande o richieste contattatemi commentando i video o sulla community Telegram. Ciao a tutti!